Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su SharePoint in cui andando avanti nell'analisi delle funzionalità comuni agli elenchi e alle librerie vediamo la visualizzazione delle attività recenti, nel senso che SharePoint ci mette a disposizione una funzionalità con cui sia per quanto riguarda le librerie che gli elenchi, sia per quanto riguarda i singoli elementi delle librerie e degli elenchi possiamo avere tutta una serie di informazioni e le possiamo avere appunto attraverso questa I di riquadro informazioni. Cliccando su questa I si apre appunto il riquadro dei dettagli delle attività recenti in cui abbiamo traccia di quello che avviene nella lista o per singoli documenti per quanto riguarda le librerie o nella lista o per singoli oggetti per quanto riguarda negli elenchi di dati. Quindi abbiamo anche i dettagli di un singolo elemento, come dicevo, non soltanto dell'intera libreria per quanto riguarda l'accesso, le proprietà e le attività, e ovviamente questo avviene anche per quanto riguarda gli elenchi di dati, non soltanto per le librerie. Qui andiamo a selezionare anche una singola voce di elenco e per una singola voce di elenco possiamo vedere l'accesso, quindi i permessi, le proprietà e le attività. Quindi anche in questo caso andiamoci a spostare su SharePoint, andiamo a cliccare su questa I e vediamo che in relazione a questa libreria documenti delle fatture ci si apre questa serie di informazioni relative a tutti gli oggetti della libreria, quindi quando sono stati modificati, chi li ha modificati, a che ora e in che giorno sono stati modificati. Questo per quanto riguarda l'intera libreria. Poi questo può avvenire anche per un singolo elemento della libreria, quindi in relazione a questa singola fattura di Chiara Gialli io posso andare a cliccare sulla I e vedere tutta una serie di informazioni in termini di chi ha il permesso di accedere a questo file, le proprietà del file che posso andare a modificare anche direttamente da qui. Per esempio da qui posso andare a rinominare il file, posso anche avere una dettagliata analisi su quello che è stato fatto, in questo caso non sulla libreria come abbiamo visto precedentemente, ma su questo file, quando è stato modificato, se è stato spostato da una cartella all'altra, chi lo ha modificato, in che giorno ed a che ora. E quindi stiamo analizzando le funzionalità comuni. Tutto questo è possibile anche negli elenchi, quindi vado a chiudere il riquadro informazioni delle librerie, vado ad aprirlo per l'elenco. Qui troviamo tutte le informazioni riguardo a questo elenco in termini di chi può accedere all'elenco, quindi chi ha i permessi di accesso, e anche in relazione a tutte le voci dell'elenco, quando sono state introdotte, quando sono state modificate. Chiudendo questo riquadro e andando a selezionare una sola voce dell'elenco, per esempio l'allievo Giuseppe Carli, aprendo il puntino della I e quindi aprendo il riquadro informazioni posso avere tutte le informazioni che voglio relativamente a questa singola riga dell'elenco, quindi chi può accedere, anche in questo caso tutte le proprietà, posso andare a cambiare anche direttamente da qui le voci dell'elenco, per esempio posso cambiare l'indirizzo, posso cambiare il numero di telefono, posso cambiare la mail e qui in fondo posso vedere anche chi ha creato questo elenco e altri dettagli. Quindi questa è un'altra funzionalità importante di SharePoint che ci permette di analizzare meglio i dati che abbiamo inserito sia nei nostri elenchi di dati sia i file nelle nostre librerie documenti. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!